Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive, grazie. Per la seconda parte di aprile e abbiamo la carta dell'imperatore, amici dei pesci. Si parla di stabilità, potrebbe fare riferimento alla persona di interesse o anche a un padre, quindi per qualcuno potrebbe trattarsi di una situazione familiare. Diciamo che quando c'è l'imperatore si parla di stabilità, concretezza, anche abbondanza di tipo materiale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Vi ricordo che queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, piuttosto che gli amici, piuttosto che le relazioni di coppia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Poi, nello specifico, le letture per le coppie e per i single sono già online e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia per questa seconda parte di aprile. Abbiamo una regina di bastoni, la luna, 4 di pentacoli, un 3 di spade, giustizia, 2 di bastoni, e asso di coppe. Allora, diciamo che vedendole così, a parte l'input dell'imperatore che mi dà un qualche cosa di familiare, per adesso non ho ben chiaro su che, diciamo, linea, se su quella dell'amicizia piuttosto che delle relazioni di coppia o della famiglia, diciamo così. Potrebbe essere una stesa un po' in generale. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Diciamo che si parte da questa regina di bastoni. Io credo che qui qualcuno voglia fare qualcosa o abbia iniziato qualcosa o ci sia comunque una relazione con questa regina di bastoni che ad un certo punto fa venire fuori con la luna certe zone d'ombra, certe zone un po' dimenticate, certe paure magari del passato, certe proiezioni, idee, emozioni, timori, insomma, è come se ci fosse una sorta di revival di quelle che sono le zone d'ombra. Però vedendo questo 4 di pentacoli, io ho la sensazione che tutto questo, compreso il 3 di spade, sia una sorta di attaccamento a un ideale, a un sogno. Andiamo a vedere carta per carta. Ok, la regina di spade è spiegata da un 7 di spade e da un 8 di bastoni. Ragazzi, qui c'è la comunicazione con questa regina di bastoni non è fluida. È come se dovessero arrivare delle notizie, però con il 7 di spade, occhio perché potrebbero non essere vere, potrebbero essere distorte o potrebbero non essere complete. Se voi vi identificate con questa regina di bastoni, vi dico che potrebbe essere una comunicazione con voi stessi o qualche comunicazione che è arrivata dall'esterno e che con questo 7 di spade è come il ok, è ora di togliersi la maschera.
Andiamo a vedere la luna. Tre di coppe. E regina di coppe. Voglio un'altra carta per il 3. Abbiamo un 7 di bastoni. Vi dirò ragazzi, o qui c'è la paura, mi viene da dire di non essere al passo, perché giustamente qui la comunicazione è direi particolare, perché sono due carte, una di omessa comunicazione o comunicazione falsa e l'altra invece, l'otto di bastoni di solito sono notizie molto veloci che arrivano, novità, cose che cambiano in fretta la situazione. Quindi potrebbe essere, ripeto, il vostro modo di proiettare, di diciamo anche così un po' risvegliarsi da un sogno. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, vediamo cosa riesco a dirvi di più, perché nuovamente la regina di bastoni. La regina di bastoni potrebbe essere una persona alla quale siete molto legati, potrebbe essere una persona con la quale si vuole iniziare un lavoro o si vuole vivere una quotidianità, e per qualcuno si è legati alla quotidianità con questa persona, vi dirò. Datemi una carta per sto 7 di spade, vediamo se riesco a chiarirlo. La luna, come non averla chiesta. E qualche proiezione, c'è qualcosa come un... Sì, un togliersi la maschera, ragazzi, è come se dovesse venire a galla qualche cosa in questo periodo. Andiamo a vedere il 3 di spade. 3 di spade, mi sembra giusto. I 9 di pentacoli. L'idea qui è che c'è qualche questione legata all'indipendenza, all'amor proprio, al proprio lavoro, direi anche per qualcuno, che crea questa sofferenza del 3 di spade inerente a questa situazione. Cioè io credo che tra la terza e la quarta settimana di aprile vivrete un momento un pochettino cupo, ragazzi, perché c'è un qualche tipo di comunicazione o di maschera che vi tirerete giù, che vi farà rendere conto di certe dinamiche che vi fanno soffrire. Vi dico, può essere un qualche cosa che riguarda la vita quotidiana, la vita lavorativa. Vi faccio un esempio per farvi capire meglio che cosa intendo. Ehm, diciamo che c'è una certa situazione da gestire con la regina di bastoni, ipotesi, però continuo a raccontarmi la bugia che devo lavorare e quindi non posso seguire la regina di bastoni, quando invece, togliendomi la maschera, la paura e tutto quanto, quello che ne viene fuori è che ho paura di affrontare la situazione e uso il lavoro come scusa. Devo lavorare, quindi non posso esserci. Ok, quindi in realtà il lavoro serve più a voi per, diciamo, scappare un pochettino da questa paura, da questa dinamica un po' cupa, magari da un ambiente un po' triste. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Sta di fatto che poi avete la giustizia. Quindi vi dico, è una carta di contratti, è una carta di regolarizzazioni, è una carta che parla anche di giustizia divina, quindi vi dirò che nella quarta settimana di aprile le cose potrebbero equilibrarsi, aggiustarsi, regolarizzarsi. Andiamo a vedere sta giustizia. Mago, bene, inizia un'azione, c'è come una... wow! Ok, allora abbiamo il mago, l'asso di spade e la torre. Ragazzi, qui sento che c'è un cambio radicale. Per qualcuno può fare riferimento a qualche contratto, magari c'è
per seguire l'esempio che ho fatto prima, se il vostro fosse un discorso di lavoro, si può creare un nuovo tipo di contratto magari lavorativo per gestire questa situazione. Sta di fatto che anche l'asso di spade è una carta di comunicazione, è una carta di verità, è una carta di qualcuno che dice ok, ho deciso di fare così, metto in regola, regolarizzo, trovo la parola come si una costanza. L'imperatore è la carta della costanza, la carta di colui che si fa da sé, che si dà delle regole e poi le segue pedestremente per riuscire a mettere su un impero letteralmente. E qui con la carta della torre c'è anche un po' un cambio, una rottura di certe dinamiche di comportamento per favorire appunto l'equilibrio, il nuovo equilibrio mi verrebbe da dire, della giustizia. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 2 di bastoni di nuovo e 6 di spade. Andiamo a vedere anche l'asso. 2 di coppe e 5 di spade. Allora, devo dire ragazzi che qui questo cambio, diciamo, di vedute, anche questo cambio di azione, di verità, di realtà, di ordine mentale, vi porterà a guardare il futuro. Mi viene da dire con maggior fiducia perché abbiamo questo 2 di coppe, quindi più propensi a trovare accordi, più propensi a fare le cose in equilibrio, ad andare incontro agli altri, ma anche a ricevere, perché tenete presente che qui l'asso di coppe è girato al contrario. E per certi versi a me dà un po' la sensazione che se vi offrano aiuto voi siate un po' lì che dite ma no, 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 ce la faccio, ma no, no, no. Invece no, ogni tanto bisogna anche saper prendere, bisogna anche dire sì, ok, guarda, ti ringrazio, però in questo momento ne ho proprio bisogno di un sostegno e mi fa piacere. Voglio andare a vedere il 5 di spade. Mm. Sì, c'è tanta confusione mentale, ma io credo che qua sia un po' tutto questo svelarsi della terza settimana di aprile. Le possibilità sono tante, ragazzi. Non fatevi troppo condizionare dagli altri, dai sentito dire, con questo 5 di spade. E considerato che avete 2 volte la luna con questo 7 di coppe, fate un po' attenzione, diciamo abbassate l'asticella, ok? Perché mi sembra che stiate puntando un po' troppo in alto e comunque siete all'inizio, perché questo è un mago, un 1 e un asso, quindi e anche qui c'è un asso. Siete all'inizio di un nuovo modo di gestire le cose, quindi non andate troppo in là nel tempo e non tenete l'asticella del risultato troppo alta, diciamo così. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi un koan. 3 oracoli. Messaggio in una bottiglia. Mm. Qui ho come la sensazione che, insomma, ci sono un po' carte che lo dicono ovunque. Verrete a sapere qualche cosa. Ehm, allora, per qualcuno da lontano. Quindi potrebbe essere non lo so, come un messaggio. Qui fa vedere il telefono dentro una bottiglia, quindi potrebbe essere una comunicazione telefonica, un SMS o qualcosa per lo stile, che arriva da qualcuno che non sentite da tanto tempo o qualcuno di lontano fisicamente da voi. Comunque sta di fatto, ragazzi, che qualche cosa si svelerà qui ad aprile e da lì poi voi prenderete le vostre decisioni. Poi abbiamo carta numero 11, secondo le regole. A me piace molto questa carta perché è come se vi dicessero che l'universo, il destino, ha come delle regole, delle leggi intrinseche e insomma vanno un po' seguite, tra virgolette. È un po' il discorso del fare le cose secondo le regole, no? E in questo caso specifico, vi dico, qui c'è un elefante che si vede è il più grande, che è davanti. Non perché sia il più saggio, ma perché è il più anziano. Quindi in quello che è lo spostamento del branco di elefanti, di solito gli elefanti mettono davanti i personaggi più anziani, più deboli, in modo che tutti gli altri dietro possano stare, possano seguire il passo.
ok? Quindi in modo che il gruppo resti unito fondamentalmente, perché se fosse il contrario, quelli più giovani andrebbero più avanti e quelli più lenti resterebbero indietro e il gruppo si dividerebbe e quelli più anziani sarebbero preda, più facile insomma. Invece così è un po' come dire ok, tenete unito il branco, la sento anche un po' così. E poi abbiamo la carta numero 49 che parla di osservatore e vi dicevo che effettivamente è come se ci fosse da osservare, rivedere un pochettino certe dinamiche di comportamento, certe proiezioni, idee, ideologie. Devo vedere ancora un koan. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Che interessante. Sì, quando si è nei momenti un po' bui è difficile vedere la luce, però non, cioè se siamo in un momento buio non chiediamoci perché non riesco o perché non capisco. E con la luna c'è un misto di sentimenti tra malinconia, tristezza, paura, insicurezza, che però, ripeto, nella seconda parte della lettura va via via dissipandosi, eh. Qui con l'asso di spade arriva la chiarezza mentale, ragazzi. Bene amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi consiglio di abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!